Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi prepariamo i cachi sott'olio. Innanzitutto io devo ringraziare il mio amico Loris perché è lui che mi ha suggerito questa ricetta. Sinceramente, prima che lui me lo dicesse, io non sapevo nemmeno che i cachi si potessero mettere sott'olio. Però è così, si può fare e oggi scopriremo come. Quindi, ricetta particolare per un antipasto particolare in stile invernale, in quanto il caco, come lo sapete, è un frutto invernale. Ma io non voglio sedervi oltre con spiegazioni varie in questo momento, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti. E grazie Loris. Continua a commentare così. Bene signori, eccoci qui col nostro chilo di cachi. Come vedete sono solo 5, quindi sarà molto facile andare poi a pulirli e a lavarli, non dobbiamo perderci una vita. Prima di cominciare bisogna capire però quali cachi, cioè di quali tipologia di cachi stiamo parlando. Di cachi vaniglia. Con altri tipi di cachi, tipo il caco mela o altro, questa ricetta non si può fare. Come facciamo a riconoscere se abbiamo i cachi giusti? Ma guardate, c'è un segreto semplicissimo. Se voi prendete il caco e lo girate, la punta è sempre nera. Se ha questa punta nera qui dietro, voi siete sicuri che quello è il caco vaniglia. Guardate anche questo, tac, punta nera, tac, punta nera. Quindi questo è un metodo semplice per scoprire che sono i cachi giusti. Un'altra cosa è che non devono essere stramaturi. A me piacciono molto i cachi quando sono proprio super maturi che si sfaldano. Secondo me è proprio il massimo di quello che può dare un caco. Ma se vogliamo utilizzarli per fare i nostri cachi sott'olio, dobbiamo evitare che raggiungano questo grado di maturazione così elevato. Quindi devono essere ancora un po' duretti. Detto questo, passiamo subito con la preparazione. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è sbucciare, tagliare a fettine di circa 3-4 mm i nostri cachi. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo avanti con la nostra ricetta. Bene, quando abbiamo finito di tagliare i nostri cachi, prendiamo una pentola e ci versiamo all'interno 1 litro di aceto, mezzo litro di vino bianco e mezzo litro d'acqua. Mettiamo sul fuoco e portiamo a ebollizione. Una volta che il nostro composto sta bollendo, li buttiamo dentro i cachi e li lasciamo bollire, quindi dobbiamo aspettare che l'acqua, o meglio il composto di aceto e vino, torni a bollire per 8-10 minuti. Dopodiché li scoliamo, ma adesso vi mostro tutto. Bene signori, come avete visto ho tolto i nostri cachi dalla pentola e li ho messi in un canovaccio pulito. In realtà ho tentato di fare un esperimento, guardate un po', sotto c'è già la leccarda con la carta forno. Per quale motivo? Adesso li lasciamo asciugare un pochettino così all'aria aperta. Questo è il momento giusto per mettergli un po' di sale. Poi accendiamo il nostro forno, 100 gradi. Se avete la modalità ventilata, ancora meglio. Mettiamo il nostro solito coltello per far uscire l'umidità e andiamo a infornare i nostri cachi per 20 minuti, mezz'oretta, in modo da farli asciugare per bene.
Bene signori, sono passati 20 minuti, i nostri cachi si sono asciugati, quindi possiamo andare a metterli dentro i vasetti. Ovviamente non si devono seccare all'interno del forno, quindi teneteli d'occhio perché il tempo dipende anche dalla quantità di cachi che avete fatto. Come vedete qui io ho il mio bel mix di spezie. Per questa ricetta utilizziamo 3 spezie: timo, bacche di ginepro e aglio. Io ovviamente uso tutto secco per evitare problemi di conservazione. Anche il nostro vasetto, mi raccomando, sterilizzatelo prima perché non vogliamo poi avere problemi. Se non sapete come sterilizzarlo, adesso vi comparirà in alto il mio video su come sterilizzare i vasetti. Ci sono 2 metodi, potete scegliere quello che vi piace di più. Io qui ho messo il 50% di timo, 25% per quanto riguarda bacche di ginepro e aglio. Ora cosa facciamo? Andiamo a mettere innanzitutto un po' del nostro mix di spezie sul fondo, mettiamo un po' di olio e andiamo a mettere dentro i nostri cachi. Quando avete messo qualche strato di cachi, fermatevi un attimo e aggiungete delle spezie. Poi fate qualche altro strato di caco e aggiungete delle spezie. E continuate così fino a quando non siete arrivati a un dito dalla fine del vasetto. Bene signori, i nostri cachi sott'olio sono pronti, controllate che non ci siano bolle, non schiacciateli troppo e mantenetevi bassi in maniera da poterli coprire completamente d'olio. Ora dobbiamo aspettare almeno 3 settimane perché si insaporiscano, dopodiché ce li possiamo mangiare e saranno sicuramente uno spettacolo. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, per cui vi invito tutti a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.